Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale InfoCamper. Oggi presentiamo un dispositivo veramente caratteristico. Allora, stiamo parlando del dispositivo iNet X non Pro, l'iNet X, ovvero un pannello di comando della Truma che ci permette di appunto comandare il clima all'interno del nostro veicolo in maniera molto semplice tramite pannello touch. Lo avete visto sicuramente già in qualche fiera, installato su qualche veicolo. In quel caso, nel caso di installazione dall'origine, si tratta del Panel X Pro, che permette non solo di comandare il clima, quindi stufa, condizionamento del nostro veicolo, ma anche i serbatoi, la pompa. Diciamo è sostanzialmente un pannello integrato che mediante un'interfaccia ai vari sistemi di gestione, Nord Elettronica o Shout eccetera, riesce a fornire un pannello di comando veramente molto carino, molto caratteristico. Vi faccio questo video perché mi è stato specificatamente chiesto da un cliente che voleva sostituire il comando a rotella della sua stufa combi mediante un pannellino del genere. Mi ha chiesto: è possibile sostituirlo? Sì, sia quel comando a rotella sia il CP Plus è possibile sostituirlo nel caso in cui voi abbiate la stufa praticamente quella nera dal, mi sembra, 2009 in su più o meno. Poi bisogna valutare l'anno di costruzione, però in funzione dell'anno di costruzione è possibile valutare la sostituzione perché chiaramente è retroattiva. Quindi oggi lo apriremo, vedremo che cosa ci viene dato in confezione e lo andremo poi ad installare. Vi farò vedere le caratteristiche e diciamo il miglioramento estetico e anche funzionale che avremo a disposizione. Prima di fare ciò però, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici se ritenete siano dei contenuti interessanti e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Il pannello iNet X ci viene fornito in questa bella scatola, come vedete, molto professional, devo dire. La apriamo e vediamo che cosa c'è in confezione. Allora, prima di tutto abbiamo il pannello, eccolo qua, molto ben fatto, tra l'altro ha un sistema di fissaggio che vi farò vedere che è molto interessante. Sotto il pannellino abbiamo il cavo di alimentazione, abbiamo il cavo di comunicazione, abbiamo un connettore confusibile interno e abbiamo i vari manuali. Ovviamente ci danno anche una fascettina che poi vi faccio vedere dove va. Poi abbiamo le istruzioni di installazione nelle varie lingue, eccole qua, e le istruzioni di uso nelle varie lingue. Ok? Andiamo a dare un'occhiata sul pannellino e vediamo che cosa si può dire. Andiamo a valutare più che altro il dispositivo in questo modo. Allora, il pannellino abbiamo, questo è un pannellino touch, abbiamo il tasto home e il tasto torna indietro. Nella parte inferiore abbiamo il sistema di fissaggio che poi andremo a valutare un pochino meglio, è mediante questa vite e mediante questa linguetta. Vedete, guardate. Questa è una cosa molto interessante in realtà. Ok, voi lo inserite dentro lo scasso e guardate che cosa succede quando lo andate a stringere. Lui arriva a battuta quando lo ruoto e tira verso di sé. Vedete? Questo è il modo di fissaggio, ma lo guarderemo insieme successivamente, anche perché una volta poi inserito all'interno, guardate che carino, avete queste due linguette, una e due, che si trovano a circa un paio di millimetri dalla superficie, quindi quando noi andiamo ad inserire il dispositivo nell'alloggiamento, loro vanno a battuta e succede questo. Arrivando a battuta praticamente abbiamo la fuoriuscita di queste due punte, vedete, che lo bloccano in sede. Devo dire, a me è piaciuto moltissimo questo tipo di sistema. Allora, valutiamo un attimo adesso che cosa, ve lo metto così, quali sono le caratteristiche interne. Allora, questo è il cavo per la comunicazione che va collegato praticamente alla stufa. In realtà, sostituendo il pannellino si sgancia quello originale presente sul pannellino e si mette direttamente qua. Va fornita l'alimentazione o mediante questo connettore o mediante questo connettore, viene messo qua sopra, è la stessa cosa.
messo questo connettore, poi viene collegato mediante il fusibile. Questo ovviamente, tutti i connettori, quando noi li mettiamo possiamo inserirli qui e fissarli con la fascetta che ci viene fornita in dotazione per evitare tensioni strane, quindi un'alimentazione semplicissima. Abbiamo il contatto TIN, che è l'interfaccia per la gestione delle utenze della truma, quindi gestione proprio del clima interno, quindi condizionatore e stufa integrato. Il C1 e il CAN servono sostanzialmente per interfacciarsi in caso di primo impianto. Il produttore fornirà diciamo le varie linee CAN che si interfacciano direttamente col dispositivo, in realtà è presente proprio un'interfaccia elettronica. E poi abbiamo TS1 e TS2, che sono gli alloggiamenti per i connettori di due eventuali sensori di temperatura, TS1 sensore interno, TS2 sensore esterno, che si possono acquistare separatamente. Per quanto riguarda il TS2 non c'è nulla da dire, si posiziona il sensore all'esterno e si può leggere direttamente il valore sul display. Nel caso di TS1 invece è un sensore che va ad escludere quello originale installato già direttamente con la stufa, e quindi gestisce praticamente se noi abbiamo la necessità di avere anche il clima interno, quindi abbiamo anche il condizionatore, è necessario installare il TS1 in modo che la temperatura venga gestita direttamente dal pannellino e quindi possa azionare in funzione di ciò della temperatura richiesta, possa azionare o il clima oppure la stufa per il riscaldamento. Ok, adesso lo rimontiamo così, lo rimettiamo nella sua scatola, andiamo di là e lo andiamo a sostituire. C'è da fare un piccolo intervento di scasso, le cui dimensioni di scasso di apertura sulla parete in legno dove andrà alloggiato. Questo lo faremo insieme e andremo anche a valutarne un po' le caratteristiche e le funzioni. Eccoci qui all'interno del camper. Questo è il comando che dobbiamo sostituire, quindi andremo per prima cosa a sganciare la cornicetta. Vi servirà sicuramente un cacciavitino, poi andiamo a togliere il comando stesso. Considerate, questo è un veicolo abbastanza nuovo, ha un paio di anni al massimo. Ok, tiriamo fuori il comando e dobbiamo sganciare il connettore. Questo connettore chiaramente, anzi bisogna fare due cose prima di agganciare il connettore e iniziare la fase di prima installazione. Bisogna allargare il foro. All'interno del manuale di installazione c'è una dima, oltre alle istruzioni di installazione vere e proprie di come posizionare, ci mettono anche a disposizione una dima, quindi 108 di larghezza più o meno 1 mm e 84 di altezza più o meno 1 mm. Quindi noi ci andremo a prendere il nostro vibratore, andremo a fare uno scasso centrale in modo da poter inserire il nostro pannellino. Visto che va data anche l'alimentazione al pannellino, qui dentro come vedete ci sono già dei cavi rosso-nero, andremo a valutare se sono sotto luce o meno e andremo a collegarci, quindi sicuramente, visto che tanto il cavo è di sezione veramente molto molto piccola, serve semplicemente per alimentare un pannellino in cui gli assorbimenti sono veramente relativi, ci collegheremo e poi faremo il collegamento insieme. Per ora andiamo a prendere il vibratore, facciamo lo scasso, vi metto il time lapse e poi ci rivediamo alla prima accensione del dispositivo. Ecco qui, allora tutto è pronto per il nostro collegamento, lo facciamo insieme la prima volta anche per me. Allora, colleghiamo nella parte superiore, nel punto di 12 volt, colleghiamo intanto colleghiamo
diciamo comunicazione, poi facciamo l'alimentazione. Ok, ecco, mettiamo all'interno in questa maniera. Allora si fa così, si preme, avete sentito, sono scattate le due alette, sganciamo il pannellino anteriore e avvitiamo inseriamo quindi il pannellino all'interno e dobbiamo vedere se, eccolo qua, perfetto, se la parte in metallo ruota, e quindi dopo aver ruotato ed essersi messa in posizione viene tirata dalla vite. Mettiamo il coperchietto in modo che siamo pronti per la configurazione. Allora, italiano, avanti, ricerca gli apparecchi bus in corso. Adesso sta ricercando ovviamente la stufa. Ok, perfetto. Riscaldatore Combi 4D e pannello Truma iNect X. Perfetto, perfetto. Avanti, andiamo avanti. La Combi 4D, vedete, è posizionata sulla linea TIN, che sarebbe la linea della Truma. Eccoci qua. Allora, questo è il nostro pannellino, guardate quanto è bello. Ecco terminato il lavoro, il pannellino NTX fa bella mostra accanto al pannello di comando originale. Adesso lo andiamo a vedere. Io l'ho già provato, in realtà l'installazione l'ho terminata ieri sera, ho fatto anche le riprese, ma non ero soddisfatto della qualità, quindi a questo punto rifacciamo in modo che vi faccio vedere precisamente di che cosa si tratta e tutte quante le funzionalità. Allora, abbiamo due pulsanti, una home e un torna indietro. Lavoriamo sulla home, lui sta in sblocco, ci dà la temperatura. In realtà io ho già acceso il dispositivo, infatti qui c'è un bel calduccio, ci dà la temperatura la temperatura interna, che è quella che viene rilevata appunto dalla capsula di cui vi parlavo prima. Lo possiamo sbloccare, ricordatevi sempre che è touch. Andiamo prima a lavorare sulla parte bassa e quindi sulle impostazioni e sul resto. Allora, intanto su messaggi, cliccando su messaggi abbiamo la possibilità di intervenire e verificare quali sono gli eventuali errori. Al contrario delle versioni precedenti, dove un codice di errore doveva essere appunto codificato con una descrizione della tipologia di errore, in questo caso avremmo, se comparisse un errore, la descrizione direttamente la descrizione dell'errore, quindi sicuramente molto comodo. Torniamo indietro. Spegnere significa spegnere il dispositivo, lo facciamo alla fine, così almeno vi faccio vedere anche questa funzione. Andiamo su impostazioni, molto semplice, data e ora. Possiamo gestire la impostazione della data e dell'ora andando a modificare appunto tutti quanti i valori. Sono le 11:50 dell'8 marzo. Auguri donne. Generali, allora la lingua che scegliamo, in realtà questa l'abbiamo scelta all'inizio quando abbiamo fatto la prima installazione. Luminosità del display, aumentiamo e diminuiamo. Torniamo indietro, manager apparecchi, qua ci dice quali sono gli apparecchi collegati, quindi il pannello che stiamo utilizzando, il riscaldatore Combi D. Se avessimo ulteriori dispositivi come per esempio la venta, comparirebbe qui. Impostazioni di fabbrica, si ripristinano impostazioni di fabbrica, quindi lingua eccetera eccetera. Taratura del touch, va bene, questo si clicca in modo da tarare il touch nel caso in cui il tocco non fosse soddisfacente. E poi open source, questo è un qualcosa che non interessa a noi ma interessa agli smanettatori. Torniamo ancora indietro. Allora, messaggio, impostazione, spegnere, ok, vai, andiamo su clima ambiente, ok, ci dà la doppia funzione riscaldare o ventilare. Se noi andiamo sulla ventilazione possiamo stabilire la velocità della ventilazione. Non so se riuscite a sentirlo, ma è partita la ventola. Guardate, vi prendo la capsula e ve la faccio. Eccola. Ok? Perfetto. Per terminare la funzione, in alto a destra si spegne. Ritorniamo su clima ambiente. Adesso possiamo riscaldare, questa è la parte che interessa di più. Allora, possiamo portarlo a 22 gradi, possiamo portarlo per esempio a 26 gradi, ci sono 23 gradi interni, portiamolo a 26 gradi.
comfort o rapido, rapido chiaramente dalla massima potenza, e come vedete si accende il dispositivo, compare la fiammella e quando si trova in standby comparirà la fiammella qui in alto a destra. Per spegnere la ventilazione, chiaramente in questo caso lui fa tutta la procedura di accensione e poi riscalda l'ambiente. Si va in alto a destra e si spegne il dispositivo. Acqua calda, possiamo accendere l'acqua calda in 40 o in 60 gradi, come sulla versione precedente a rotella, non cambia molto assolutamente. Credo che adesso non parte perché sia già calda, che è già un bel po' di tempo che è accesa, infatti non parte, è già a 60 gradi, però considerate che qui c'è sempre la fiammella, guardate, vi faccio vedere, su acqua calda avete pronto, significa, compare la scritta pronto, significa che l'acqua calda è già pronta per essere utilizzata, lo possiamo spegnere e infatti scompare la scritta pronto. iNetX è l'applicazione che vi potete scaricare sul telefonino e che vi consente di controllare da remoto, quindi da distanza Bluetooth, il dispositivo. Diciamo che è una specie di telecomando, quindi se stiamo in camera, se siamo distanti, sempre nel raggio del Bluetooth, noi riusciamo a comandarlo, quindi è sicuramente una funzione comoda. Lanciamo a questo punto l'applicazione, dobbiamo ricordarci e controllare di avere il Bluetooth attivo, andiamo sull'applicazione iNetX, connetti il tuo smartphone, scarica l'app avanti, l'abbiamo già fatto, e andiamo su connetti. Abbinamento Bluetooth ci dà l'abbinamento, in questo caso 4571667, abbina, perfetto, ok, installazione della connessione, benissimo, ok, questo è il dispositivo, ok, adesso siamo loggati sostanzialmente con l'applicazione, possiamo tranquillamente dall'applicazione andare a lavorare sulla temperatura, quindi climatizzazione ambiente, la accendiamo e ci dà la possibilità di modificare la temperatura richiesta. Come vedete diventa rosso il quadrato, quindi significa che abbiamo acceso la temperatura. Eccolo qua. All'interno possiamo scegliere se riscaldamento oppure ventilazione. Vedete? Se scegliamo ventilazione, lo schermo si trasforma in blu invece che rosso. Se lavoriamo nuovamente sul riscaldamento, ritorna ovviamente rosso. Gli chiediamo 28 gradi, torna rosso, spegne quindi la ventilazione, inizia la procedura di avviamento del riscaldamento. Adesso lo spegniamo, andiamo a lavorare sull'acqua calda, entriamo dentro, pannellino di acqua calda, aumentiamo 60 gradi oppure 40 gradi, in realtà abbiamo direttamente la temperatura, non si accende perché abbiamo la temperatura, come vi avevo detto, già l'acqua è già a temperatura. Riscaldamento rapido possiamo attivarlo, in questo caso non si attiva chiaramente perché è già calda l'acqua, ma è il concetto della priorità al riscaldamento dell'acqua rispetto al riscaldamento ambiente, lo sapete tutti, funziona pure nella combi normale. Entrando in impostazioni possiamo stabilire la lingua e le impostazioni sostanzialmente che sono presenti all'interno del pannellino di comando. Ok, quindi questo è sicuramente un qualcosa di interessante. Ok, non c'è altro da dire, spegniamo lo schermo e tiriamo le conclusioni. Allora, le conclusioni sono che il dispositivo è un dispositivo sicuramente interessante, lo possiamo chiamare un'estensione, un modo diverso per interagire, non è necessario, vi dico la verità, assolutamente, però sicuramente è molto bello esteticamente e poi obiettivamente è comodo averci la possibilità di comandarlo a distanza, quindi dispositivo non indispensabile, però troverà sicuramente i suoi estimatori. Per oggi con il pannellino iNetX è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.